Ben ritrovati a Filo Rossonero qui sul canale YouTube di Radio Rossonera, sempre insieme a Carlo Pellegatti. Ciao Carlo. Buonasera, buonasera a tutti. Carlo, ci ritroviamo con questo appuntamento di Filo Rossonero il giovedì. Siamo in sosta, siamo in attesa di vedere i nostri nazionali, ma soprattutto siamo in attesa anche di rivedere il Milan, anche se manca un po'. Però Carlo, possiamo dirlo, è una sosta che da prima in classifica ha tutto un altro sapore. Certamente non solo perché è primo in classifica, ma figlia anche di buone prestazioni, figlia di una difesa che è ritornata forte e competitiva con un gol subito nelle ultime 6 giornate, eh, figlia di giocatori che stanno crescendo, quelli appena arrivati, quindi una sosta, non dobbiamo perdere ulteriore tempo a sottolinearlo, ma è così, una sosta che ci fa vivere tranquilli in attesa di una ripresa che sarà veramente però impattante, forte, Eh sì. dura, con il triplice ostacolo Juventus, Napoli, ma delle tre la più decisiva e delicata, scusate, è Paris Saint-Germain. Il Eh sì. campionato ha ancora 28 giornate più o meno, anzi di più, 30 giornate da vivere, e invece in Champions dopo Parigi ce ne sono tre. Lì non ci sono tanti, sono solo 12 punti a disposizione, non tantissimi. Ma infatti, Carlo, già si fanno un po' di ipotesi su vari incastri di risultati, no? Io credo che però con il Paris Saint-Germain almeno una bisogna vincerla. Poi è chiaro che sono importantissime anche le due gare che ci restano con il Dortmund e il Newcastle in Inghilterra, però il Milan è, non ti dico costretto, ma almeno una la deve vincere per forza. Due partite le deve vincere e due le deve pareggiare, così direi che siamo messi bene Mm. per quello che riguarda il primo o il secondo posto. Quindi non mi interessa quando le pareggiamo le due, quando le vinciamo le due. Può darsi anche due pareggi col Paris Saint-Germain vadano bene, se poi le vinci le due Mm. finali. L'importante è portare a casa almeno 8 punti, con 7 diventa più complicato. Tra l'altro, Carlo, torna anche la tematica del turnover, no? Perché comunque Juve, PSG, Napoli sono tre partite che sono vicine. Cosa ti aspetti da questa gestione? Ecco, che nello scorso ciclo di partite mi pare sia andata comunque bene. Sì, bisogna anche essere fortunati, lo dicevo prima, confrontando Simone Inzaghi e Pioli è sempre la stessa storia. Chi vince è il più bravo, quello che non vince ha sbagliato a fare il turnover, se uno fa troppo turnover e perde. Lì il turnover è una cosa che non mi fa perdere energie nei giudizi, perché dipende dalle partite. Mm. Quante volte abbiamo detto è meglio partire con i titolari, vincere 3-0 e mettere le riserve, poi invece no, non succede niente, ma perché non ha messo le riserve subito, il titolare hanno giocato sul turnover. Però mi fido ciecamente di Pioli, ormai ha trovato un po', sa quanto gli possano dare, quanto possano dare a lui certi giocatori, certi schemi. E poi oltretutto oggi è una giornata importante, perché si capirà la situazione per quello che riguarda gli eventuali infortunati. Oggi non è certo il giorno decisivo, però se incominciano ad arrivare, trapelare qualche diciamo notizia confortante, avere soprattutto dei tre in questo momento quello che mi interessa di più per la partita con la Juventus e Loftus-Cheek, Mm. perché poi sono sicuro che per la partita contro il Paris o con Massimo contro il Napoli avremo, penso proprio sia Krunic che Calulu addirittura forse anche già con la Juventus. Quello che mi interessa adesso è Loftus-Cheek, perché nelle due partite mi serve una bella rotazione. Ma infatti, Carlo, proprio una delle domande che ci arriva oggi da casa riguarda il centrocampo, perché ti chiedono, con il ritorno di Krunic, cosa accadrà secondo te a centrocampo? Ovvero, abbiamo visto Adli che in questo ciclo di partite ci ha Non sorpreso. succederà nulla, si alterneranno da adesso in avanti Adli e Krunic. Quindi non avevamo, prima delle ultime partite, in attesa di Benasser, l'alternativa a Krunic, adesso l'abbiamo. Abbiamo Musa, Loftus-Cheek e Reinders che giocano due di questi le partite, e abbiamo Adli e
Krunic che giocano in alternativa. Quindi ne abbiamo 5, 3 giocano e 2 stanno fuori a rotazione. Però I Carlo due sono Musà credi che sia un po' più avanti rispetto a un mese fa? Perché io lo vedo, non ti dico che è difficile escluderlo, però comunque rispetto a un mese fa ha fatto vedere cose molto buone. molto buone, però in questo momento i titolari secondo me sono Loftus-Cheek e Reinders. Però abbiamo Musa, hai detto bene, che ormai è lì molto lì vicino. Entra Mm. Musa, va bene, entra Musa, nessun problema. Vorrei mettere per correttezza, per rispetto anche al giocatore, che è un po' così spesso criticato, ma mettono nella rotazione anche il signor Pobega. Cioè, Sì. quindi noi abbiamo 4 giocatori per 2 ruoli e abbiamo 2 giocatori per un ruolo e siamo messi bene. Poi ce n'è uno più bravo, uno con caratteristiche diverse, però a centrocampo 4 per 2 ruoli, cioè se gioca Musa e Loftus, se gioca Pobega magari un po' meno, ma il suo rendimento lo dà, cioè se entra Pobega, cioè ha giocato già pari di Champions League, eccetera. Avrà meno effetto alone di altri, però è sempre Pobega. Questione invece attacco, Carlo, ti chiedono se ti aspetti uno Jovic un po' diverso, forse più tirato a lucido dopo questa sosta, anche perché non è stato convocato, quindi ha modo anche di lavorare di più a Milanello. Il mio allenatore, io ho un allenatore, il mio allenatore di cavalli, mi dice sempre che un cavallo dopo la corsa, non dopo gli allenamenti della settimana, ma dopo la corsa, progredisce in maniera, cioè un cavallo si dice guadagna le lunghezze, è un cavallo che arriva anche terzo, quarto, quinto, ma ha fatto solo allenamenti, debutta o rientra, la corsa dopo si dice guadagna 4-5 lunghezze, cioè se dovesse fare la stessa corsa con gli stessi cavalli sarebbe molto più vicino e lo vincerebbe. La stessa cosa in termine ippico, guadagna più minuti, più sicurezza e più forza, indubbiamente. Mentre invece fascia destra, visto che, come hai detto tu prima, dovrebbe rientrare Kalulu, ti chiedono, secondo te chi giocherà di più a questo punto? Perché anche Florenzi l'abbiamo visto in grande spolvero nelle ultime partite. L'ultima no, l'ultima no, l'ultima no, l'ultima ha fatto fatica secondo me a Mm, Genova rispetto alle altre, ma guarda, anche lì mi sembra abbastanza evidente. I titolari sono Ficaio Tomori e Ciao e le sì. prime riserve sono Kier e Kalulu. Non so quale dei due, potrebbe anche essere Kalulu prima di Kier. E a destra e poi abbiamo 4 terzini potenziali, Calabria, Florenzi e Teo e Kalulu. Anche lì si gioca un po'. E il ruolo di giocatore di fascia è sicuramente da potenziare comunque la prossima stagione. Sì, infatti poi avremo modo sicuramente di parlarne perché manca più di una settimana, però poi vedremo anche con la Juve chi giocherà al posto di Teo perché appunto è squalificato. Ma dovrebbe essere Florenzi, Bartesaghi assolutamente non Mm. mi sembra in questo momento, va bene giocare gli ultimi 10 minuti, ma non dobbiamo dimenticare che l'intervento di Maignan è anche figlio di un certo ritardo da parte di Sì. Bartesaghi che era lì in mezzo, quindi è un giocatore con calma, è molto molto giovane. Io personalmente mi auguro, Florenzi in questo momento sembra il candidato a sinistra, però là c'è da lavorare, cioè a gennaio se arrivasse anche qualcuno non sarebbe male. Sì, diciamo che c'è da aggiustare qualcosina sulle fasce. Sulle Quindi, fasce in difesa è l'unica in questo campionato dove non so se si andrà a prendere una punta, ma lì bisogna vedere se Jovic, non voglio parlare di mercato, non è il giorno oggi, ma se Jovic oggi anche lì davanti è tutto chiaro, Pulisic, Chukwueze, Okafor, Leao e Jovic e Giroud. Non ci sono sorprese. Ho già capito che se non gioca Giroud, gioca Jovic. mm. Okafor se non gioca Leao gioca di là e Chukwueze se non gioca Pulisic di qua. Ormai sono 2, 4, 6, ne abbiamo 4 per il ruolo di mezzali, 2 per il ruolo di centrali, 4/5 per il ruolo di centrale in difesa, 3 da una parte e 2 dall'altra. I 3 dall'altra, i 3 da una parte e i 2 dall'altra sono un po' da migliorare, però anche lì
Cioè Kalulu e Tomori sono i giocatori che hanno vinto il campionato, Certo. quindi adesso rinunciare alla fisicità, all'altezza di Ciao, però si fa un po' fatica. Eh sì, è difficile, molto difficile, ha fatto una grande crescita Malik comunque, se pensiamo a un anno fa, no Carlo, esattamente un anno fa noi non sapevamo neanche che prestazione avrebbe fatto, no? Se schierato, quindi direi che la Ma crescita... un elemento di riflessione da parte di chi ci ascolta, ve lo lancio subito. Si era parlato, e l'ho anche scritto, si era parlato di un mercato disastroso o non, diciamo, Mm. facciamo un aggettivo più soft, un mercato insufficiente, ma mettiamo così, nell'estate del 2022. Attenzione però, il mercato insufficiente del 2022, e io firmerei tutti gli anni di avere un mercato così insufficiente, se mi desse due titolari. Il mercato insufficiente dell'anno scorso mi ha regalato due titolari. Adli, che comunque è dell'anno Sì, scorso, anche se ci ha messo un po', e Malik cavallo ciao. tardivo, e Malik Ciao, costo 4 milioni e mezzo, costo dai 40 ai 50 milioni oggi. Eh sì, direi che la crescita c'è stata anche da quel punto di vista che ad oggi è molto Quindi molto prima di importante. dire sì, se ci ricordiamo i Dest, i Vranks, i Decatelare, quello si può discutere, sembra un mercato decisamente insufficiente. Ci ha regalato un titolare che oggi se tu vendi sul mercato vale 50 milioni di euro. Carlo, io ti saluto, ti ringrazio, ti do appuntamento qui in studio domani con Pelle Rossonera alle 16. Un abbraccio, un saluto a tutti.